aiutarci ad immaginare cosa sia una blockchain possiamo pensare a Twitter, a un Twitter un po' speciale, nel senso che non è gestito da nessuna particolare società, tutti possono scriverci, non è censurabile ed è immutabile, cioè una volta che qualcuno ha scritto un tweet, questo rimane per sempre. Inoltre questo Twitter non si trova in un posto particolare, ma è distribuito su migliaia di copie che sono gestite da utenti che possono essere qualsiasi, l'unico requisito è che siano connessi alla rete. Come fanno questi utenti a mettersi d'accordo sul contenuto del registro? Beh, questa è la magia che viene introdotta dal famoso protocollo di consenso ad opera del misterioso Satoshi Nakamoto. A cosa può servire un sistema del genere? Beh, storicamente la prima applicazione è Bitcoin, cioè un sistema di contabilizzazione e trasferimento del valore. In Bitcoin, se un attore vuole mandare del valore a qualcun altro, scrive un assegno e lo firma digitalmente. Ottiene così una transazione e nel nostro Twitter questa viene aggiunta al registro. Tutti possono vedere quanti soldi ha ricevuto e ha trasmesso a e quindi possono sapere se per esempio un suo assegno è andato a vuoto. Inoltre il meccanismo di consenso che rende il sistema stabile impedisce anche automaticamente che assegni a vuoto vengano registrati. Visto che non è censurabile, che cosa impedisce ad attori malevoli per puro desiderio di vandalismo di inondare il sistema con un'infinità di messaggi? Beh, il meccanismo che viene utilizzato è il costo. Scrivere Twitter in questo sistema costa, non moltissimo magari, ma quel tanto che basta per impedire che ci siano azioni di puro vandalismo. Inoltre in alcuni sistemi questo piccolo costo viene utilizzato per pagare i nodi e gli attori che si occupano di tenere il sistema stabile. Una caratteristica interessante di questo sistema è che non è necessario per gli utenti fornire informazioni anagrafiche. Chiunque, anche una macchina, può creare uno pseudonimo, una firma digitale per quello pseudonimo e da subito diventare potenzialmente destinatario di trasferimento del valore. Una volta che ha ricevuto del valore, uno pseudonimo può a sua volta utilizzarlo trasferendolo a qualcun altro. Questo sistema implementa quindi un meccanismo per trasferire del valore tra soggetti anonimi che ricorda molto il contante, soltanto che è digitale. La cosa è tanto più rilevante se pensiamo che miliardi di persone nel mondo non hanno accesso a servizi bancari al momento. Se ci pensiamo, la cosa può ricordare internet, nel senso che internet consente il trasferimento di informazione fra due agenti qualsiasi nel mondo. Ecco, a volte ci si riferisce alle potenzialità della blockchain come alla possibilità di creare un Internet of Value dove due agenti qualsiasi si possono scambiare del valore a basso costo e velocemente.